Nell'isola di Cipro, nel 300 a.C., viveva un ricchissimo mercante chiamato Zeno. Mentre era in viaggio dalla Fenicia, la sua barca affondò insieme a tutto il suo carico. Quel giorno, a causa di quell'unico evento straordinario che nessuno poteva prevedere o controllare, quell'uomo così ricco diventò improvvisamente povero e la sua vita cambiò in un istante. Immagina di essere Zeno. Come reagiresti al fatto che tutto il lavoro di una vita venisse spazzato via dalla forza della natura? Quale sarebbe la giusta reazione? Saresti arrabbiato, triste, sentiresti che la vita ti ha ingannato. Per la maggior parte di noi queste sarebbero reazioni normali, ma non per Zeno, il padre dello stoicismo. Dopo aver letto i lavori di Socrate e di altri grandi filosofi, Zeno ha formulato e insegnato qualcosa di speciale, chiamato stoicismo. Questa filosofia insegnava che anche una piccola modifica nel modo di pensare poteva portare a grandi e buoni cambiamenti nella vita futura. Il cuore dello stoicismo era accettare le cose come accadevano e rimanere indifferenti alle sfide della vita. Era un modo di vivere che aveva resistito alla prova del tempo, durando per molte generazioni, come una saggezza eterna che insegnava a essere forti di fronte alle tempeste della vita. Il nucleo dello stoicismo è la definizione stessa dell'accettazione e dell'indifferenza. Secondo Zeno, sebbene non possiamo controllare tutto quello che ci accade, possiamo controllare come ci sentiamo e come reagiamo alle cose. Così come lui, rimase calmo e sereno di fronte alla sua disgrazia, riuscendo a controllarsi e affrontando le avversità con forza d'animo. Oggi le persone vedono gli stoici come individui che non cedono, persone che possono controllare i crolli emotivi come scoppi d'ira o attacchi d'ansia, ma l'idea originale dietro lo stoicismo era molto di più che solo un modo per descrivere persone prive di emozioni. Lo stoicismo era un modo per vedere, descrivere e comprendere il mondo, era uno stile di vita e quegli insegnamenti sono durati secoli. La filosofia stoica può essere applicata alle situazioni odierne nello stesso modo in cui veniva applicata migliaia di anni fa e i suoi benefici sono altrettanto significativi. Lo stoicismo ci consente di elaborare le emozioni derivanti da esperienze negative e trasformarle in pensieri che ci danno una prospettiva unica del mondo. La prospettiva è tutto. E poiché ognuno nel mondo ha esperienze diverse, ognuno ha anche diverse prospettive sulle cose. Il nome stoicismo deriva dalla Stoa Pecile, o portico dipinto, dove Zeno ed i suoi discepoli si riunivano. Infatti, gli stoici si incontravano, discutevano e insegnavano filosofia in un luogo pubblico e perciò il loro pensiero era ampiamente conosciuto. Essi credevano che i principi stoici potessero essere di grande beneficio per chiunque e quindi non aveva senso nascondere quella conoscenza dietro le 4 mura di una scuola o nei cortili di un palazzo. Come risultato, chiunque, dallo schiavo all'imperatore, poteva imparare e diventare uno stoico. Così fecero alcuni dei più noti stoici, incluso Epitteto, che si traduce in acquisito, poiché un tempo era posseduto come schiavo. Seneca, che era un famoso uomo di Stato, e Marco Aurelio, imperatore romano e uno degli uomini più potenti mai vissuti. Gli stoici del primo periodo praticavano ciò che predicavano, evitando ogni forma di segregazione e conducendo la lotta contro l'ineguaglianza. Sono loro che hanno coniato la parola cosmopolita, che letteralmente significa cittadino del mondo. Oggi, quando sentiamo quella parola, pensiamo a città come Londra, New York, Dubai, Toronto, per quante diversità sono presenti al loro interno, e questo era proprio il tipo di unità e solidarietà predicata dagli stoici. Inoltre, anche se in quei tempi non era comune né popolare, le donne avevano il permesso di studiare lo stoicismo e abbracciarne i principi.
E ora ti chiedo, perché così tante persone adottano lo stoicismo come stile di vita? Nel mondo odierno, dove gli eventi si succedono freneticamente, le nostre emozioni tendono a seguire ciò che accade. E così non ci sentiamo tristi perché effettivamente ci è capitata una cosa brutta, ma lo diventiamo a causa di situazioni difficili e inaspettate che si vengono a creare. Facciamo un esempio. La pioggia è una buona cosa, aiuta a far vivere le nostre piante, fornisce acqua per il bestiame e mantiene la temperatura fresca e umida, è preziosissima. Ma la verità è che, quando siamo colti impreparati da un temporale senza un ombrello, ci sentiamo sempre scontenti. E allora perché non scoppiamo a piangere quando inizia a piovere? Perché, nonostante la situazione fastidiosa, abbiamo imparato ad aspettarci la pioggia, la consideriamo qualcosa di inevitabile, non la possiamo controllare e comunque, anche se ci infastidisce, sappiamo che poi passa e ritorna il sole. Lo stoicismo ci insegna che dovremmo aspettarci che, prima o poi, tutto ciò che di brutto può accadere, accadrà. Bisogna quindi imparare ad immaginarsi il peggior scenario ed essere pronti, sapendo che potrebbe accadere. Uno degli esercizi stoici più conosciuti è noto come il disagio volontario, un esercizio mirato a aumentare i sentimenti di gratitudine, esercitandosi occasionalmente a sentirsi a disagio per poter stare meglio in futuro. Ad esempio, dormi sul pavimento della tua cucina, fai docce fredde quando di solito le fai calde, mangia per qualche giorno solo pasti frugali e altre situazioni del genere. L'obiettivo, in questo caso, non è quello di autopunirsi o autoflagellarsi, ma semplicemente quello di allenarsi alla resistenza e all'autocontrollo. Nella situazione del mondo attuale in cui subiamo scorpacciate di pubblicità, in cui ci fanno credere che se non abbiamo l'ultima versione o l'ultimo modello o non guadagniamo una certa cifra, non saremo mai felici. Questo messaggio è più importante che mai. Quando cresciamo, impariamo in tanti modi diversi, a casa, a scuola e osservando il mondo intorno a noi. Ma dobbiamo interiorizzare tutte queste conoscenze? Se lo facessimo, potremmo senza accorgercene crearci delle aspettative non realistiche per la nostra vita, rimanendo alla fine delusi e insoddisfatti. C'è un altro modo. Dovremmo concentrarci su come possiamo diventare persone migliori. È come mettere in pratica tutto ciò che abbiamo imparato. Invece di sperare che il mondo o altre persone facciano le cose per noi, usiamo le nostre abilità e risorse per rendere la nostra vita migliore. È un po' come dire, facciamo del nostro meglio con ciò che abbiamo. In questo modo evitiamo di rimanere delusi e insoddisfatti. È una lezione importante da ricordare. Spesso cerchiamo di riempire i nostri vuoti interiori con cose esterne, come una macchina di lusso, una casa o una nuova relazione. A volte facciamo tutte queste cose per il loro valore esteriore e non per il loro vero significato. Ma lo stoicismo insegna che se si affronta la vita in questo modo, ovvero mettendo la nostra felicità nelle mani di forze esterne, ci si dimentica che queste possono sempre deluderci. Le macchine si rompono, i disastri naturali cancellano intere città e i tassi di divorzio sono in crescita. E non dimentichiamo che le cose gratuite nella vita hanno un costo. Occupano spazio, sia fisicamente che nella nostra mente. Seneca una volta scrisse che è necessario vivere pienamente l'oggi, vivere quindi il presente, senza fare grandi progetti per il futuro, considerando l'oggi come una vita intera. Dobbiamo scegliere di mantenere la calma, indipendentemente da ciò che la vita ci riserva, perché alla fine della giornata non abbiamo il controllo sulla maggior parte delle cose che ci accadono e invece abbiamo il controllo su come reagire a queste cose. Questo è il principio più importante nella filosofia stoica, chiamato la dicotomia del controllo.
Gli stoici insegnano che dobbiamo imparare a separare ciò che possiamo controllare da ciò che non possiamo controllare. Dobbiamo valutare noi stessi, non in base a cose che sono al di là del nostro controllo, ma in base a ciò su cui possiamo avere un effetto. Cercare di raggiungere gli obiettivi è una buona cosa, ma annientarsi quando le cose non vanno come vorremmo è, dal punto di vista stoico, inutile. Fare video su YouTube è sicuramente più semplice che essere un imperatore romano, ma può comunque rivelarsi impegnativo. Per prima cosa, bisogna sviluppare l'idea, il che richiede molto tempo. Seguono delle ricerche sull'argomento, si fanno delle scelte, magari si ricomincia da capo, poi si scrive lo script del video, si realizza, si edita il tutto, seguono titolo, miniatura e tutto il resto, finché si carica il video. Tutto il lavoro, fino a quando si preme il pulsante carica, è totalmente sotto il nostro controllo, ma una volta che si clicca quel pulsante, il potere passa all'algoritmo di YouTube. Molte persone giudicano il successo del loro canale YouTube o del loro account Instagram in base al numero di visualizzazioni, iscritti o follower che hanno, basandosi su metriche per la maggior parte fuori dal loro controllo. Gli stoici insegnano a valutare il successo del proprio lavoro in base alla quantità di sforzo impiegato, non basandosi sul risultato dato dalle speranze, ma confidando nell'intero processo. Pensa a una persona che si è impegnata duramente nel suo lavoro e si sente meritevole di una promozione. Si presenta dal suo capo, con i report dei risultati dei suoi ultimi mesi di lavoro. Il capo ringrazia, ma non gli concede nessuna gratificazione e lui torna a casa pensando di non valere niente. Non considera che il capo potrebbe semplicemente essersi alzato con la luna storta, che magari in azienda c'era qualcun altro più qualificato per quel posto o che l'azienda era in perdita e al momento non poteva permettersi di fare promozioni. Il lavoratore non conosce il vero motivo, ma è comunque molto amareggiato. Se quella persona avesse invece valutato con serenità il valore dei suoi risultati e avesse continuato a darsi da fare per guadagnarsi la promozione sperata, si sarebbe sentito molto più tranquillo. Con la giusta prospettiva, il suo obiettivo non sarebbe stato sminuito, ma solo dilazionato nel tempo. Questa riformulazione della mentalità è cruciale. Un vero stoico non valuta il suo successo in base al guadagno finanziario delle sue imprese, ma si consola nel fatto che può vivere una vita confortevole anche senza tutte le cose futili che il denaro può comprare. Le 4 principali virtù dello stoicismo sono saggezza, coraggio, temperanza e giustizia. La saggezza consiste nel conoscere la realtà, distinguere quello che è importante da quello che non lo è ed essere cosciente di quello che può o non può cambiare. L'uomo può definirsi saggio quando è capace di comprendere gli avvenimenti e ciò che gli sta intorno, perché riflette e agisce sulla base dell'esperienza che gli ha fatto da maestra sia nel fallimento che nel successo. Come Viktor Frankl disse, tra stimolo e risposta c'è uno spazio. In questo spazio si trova il nostro potere di scegliere la risposta. Il coraggio è la volontà di fare qualcosa nonostante si abbiano delle scarse possibilità di successo. È fatto di persistenza e resistenza alla paura, mentre la temperanza o moderazione consiste nel regolare con saggezza ed equilibrio il soddisfacimento dei propri bisogni e piaceri. Mentre Jeff Bezos ed Elon Musk combattono in cima alla lista Forbes, i filosofi stoici credono che il limite della ricchezza dovrebbe essere avere semplicemente ciò che è essenziale e poi avere ciò che è sufficiente. Tra tutte la virtù più importante resta la giustizia. Essa ci insegna che nessuno dovrebbe fare del male agli altri perché siamo nati per aiutarci a vicenda e non per nuocerci reciprocamente. Nelson Mandela è stato uno dei leader africani più famosi al mondo. Mentre combatteva contro l'apartheid,
Fu condannato all'ergastolo e rimase in prigione per 27 anni prima di essere finalmente rilasciato. Quando uscì di prigione, fu eletto presidente del Sudafrica e molte persone pensarono che avrebbe punito brutalmente tutti quelli coinvolti nell'apartheid o nella sua prigionia, ma ovviamente non lo fece. Durante il tempo in cui era in prigione, Mandela lesse le opere di Marco Aurelio e apprese molti dei valori fondamentali dello stoicismo che praticò per tutta la sua vita. Invece di chiedere la testa dei colpevoli, Mandela esortò il suo popolo a cercare l'opposto, a rilassarsi e ricostruire. Sottolineò che il passato era ormai fuori dal loro controllo e l'unica cosa che potevano fare era trovare un modo per andare avanti e costruire una nazione migliore. Questo è il cammino degli stoici. Nella medicina moderna, lo stoicismo è al centro di procedure come la terapia comportamentale razionale e la logoterapia. La prima aiuta i pazienti a individuare schemi di pensiero negativi, al fine di regolare le emozioni dolorose, interrompere i circoli viziosi che mantengono la sofferenza e creare le condizioni per risolvere il problema. Consente di sfidare i pensieri negativi con la logica e quando si è consapevoli che molti di essi sono infondati, vengono sostituiti con convinzioni più produttive e sane. La logoterapia è basata sul principio stoico secondo il quale possiamo fare ricorso alla nostra forza di volontà per riempire le nostre vite di significato, anche nelle situazioni più buie e disperate. Quindi possiamo rendere la nostra vita significativa e felice, scoprendo qual è il nostro scopo. Ma questo non è facile. È come imparare qualcosa di nuovo. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare e lasciare da parte le vecchie idee adottandone altre nuove. Dobbiamo capire cosa è veramente importante e smettere di preoccuparci delle cose che non possiamo controllare. Lo stoicismo ci aiuta a superare momenti difficili e a trovare la calma. Anche se affondiamo insieme alla nostra nave, possiamo essere sereni sapendo di aver vissuto bene. Ricorda, non tutto è controllabile nella vita. Grazie per aver condiviso con noi questo viaggio nel mondo dello stoicismo. Se questo video ti è piaciuto, ti preghiamo di lasciare un mi piace e di iscriverti al nostro canale per non perdere i prossimi contenuti.